Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere queste bellissime farfalle. Io l'ho fatta a calamita, però si possono comunque usare per abbellire, che ne so, le sciarpe, i cappotti, i vestiti, decorazioni per dei pacchetti regalo, dei segnaposto possono essere, si possono utilizzare in qualsiasi modo che uno voglia. Io ho fatto la calamita perché, sarebbe cioè, me la immagino attaccata al frigorifero oppure alla lavagnetta delle calamite, questa bella farfalla fa il suo effetto, quindi poi tutta bella colorata e quindi appunto l'ho voluta fare a calamita. Però voi la potete fare in qualsiasi modo, a spilla, nei cerchietti, un po' come più vi piace. Sono belle perché appunto sono colorate, ma si possono fare anche, tutte di un colore, un po' come ho fatto io questa, che ho fatto poi solo il bordino con l'azzurro, però tutta l'interno, della farfalla è fatta di uno stesso colore. Oppure qua che ho utilizzato 3 colori, il giallo, arancione e rosso, oppure addirittura ogni giro un colore diverso. Quindi ci sono proprio tantissimi modi, vi potete sbizzarrire. E poi c'è il corpicino della farfalla con le 2 antennine, che poi io l'ho fatto con il nero. Se non avete il nero lo potete fare anche con un marrone scuro, un marrone chiaro, dipende anche quello che uno ha a casa, quindi quello che può, utilizzare. Quindi i colori, vedete voi appunto quale volete usare. Io oggi ne andrò a fare una con questo colore tutto sfumato e la farò proprio tutta dall'inizio fino alla fine, tutta di sto colore, così vi faccio vedere anche quest'altro modello, cioè sempre il modello è sempre lo stesso, ma quest'altra versione, perché qui ho sempre fatto l'ultimo giro di colore diverso, vedete? Però con questo qua, che è un colore appunto sfumato, lo voglio provare a fare tutto dall'inizio fino alla fine, con tutto con lo stesso colore. E poi appunto il nero, il marrone per fare il corpicino. Poi io ho usato l'uncinetto da 2,5, quindi facciamo tutto con l'uncinetto 2,5, poi le forbici, ago da lana, la colla ci servirà se vogliamo farle da calamita, ok? Quindi se vogliamo mettere la calamita qua dietro dobbiamo usare la colla, se no, se le vogliamo tenere solo così come un segnaposto, non ci mettiamo niente dietro. E la calamita per chi la vuole fare a calamita. Iniziamo. Allora, il filato che utilizzo oggi è lo stesso che ho utilizzato per fare le uova di Pasqua. Non so se ve le ricordate, casomai vi lascio il link qua sopra, che è appunto tutto bello sfumato e quindi anche la farfalla, come è venuto l'ovetto di Pasqua, tutto bello con le proprie sfumature, penso che anche la farfalla venga fatta bene. Adesso ci proviamo insieme e vediamo. Quindi iniziamo, allora lasciamo la codina un pochino più lunga a sto giro perché dobbiamo fare il cerchio magico, però siccome dobbiamo andare a lavorare parecchie maglie dentro, lasciamolo un po' più lunga. Quindi iniziamo con cerchio magico, quindi facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi facciamo ancora 3 maglie alte. 1, 2 e 3, quindi per un totale di 4 maglie alte. Poi facciamo 3 catenelle e di nuovo 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. Di nuovo 3 catenelle e di nuovo 4 maglie alte. Quindi questa è la sequenza che dobbiamo fare per tutto questo primo giro, tutte dentro il cerchio magico, gruppi da 4 maglie alte divise da 3 catenelle e dobbiamo avere in totale 8 gruppetti.
di 4 maglie alte. Ok, quindi andiamo avanti così, facciamo 8 gruppetti da 4 maglie alte divise da 3 catenelle. Ho finito il mio giro, come potete vedere, e ho 8 gruppetti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, divise dalle 3 catenelle. Ok, arrivati qua, stringiamo anche il cerchio magico, però non lo stringiamo proprio tutto fino alla fine, teniamocelo un po' largo in modo da poter lavorare meglio, e lo stringiamo poi dopo, man mano che andiamo avanti. Allora, ho fatto le mie 4 maglie alte, qua vado a fare le 3 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella che avevamo fatto inizialmente. Ok, allora adesso per chi vuole continuare a lavorare tutto con lo stesso colore, come faccio io, vi faccio vedere i vari passaggi. Invece chi vuole cambiare colore, adesso dobbiamo andare a lavorare dentro questi archetti. Quindi se volete cambiare colore, qua una volta fatta la chiusura tagliate il filo e poi vi andate ad attaccare con il secondo colore direttamente qua nell'archetto. Invece per chi come noi, cioè per come me, continua con lo stesso colore, per arrivare qui all'archetto andiamo a fare delle maglie bassissime e ci spostiamo qui fino all'archetto. Dentro l'archetto appunto facciamo poi già la prima, e adesso andiamo a fare 3 catenelle che sempre sostituiscono la prima maglia alta, e poi andiamo a fare altre 4 maglie alte, quindi per un totale di 5 maglie alte. Andiamo a fare 7 catenelle e sempre dentro questo archetto dove abbiamo già fatto le prime 5 maglie alte andiamo a rifare altre 5 maglie alte. Ok, quindi dentro gli archetti la lavorazione è questa: 5 maglie alte, 7 catenelle, 5 maglie alte, poi si fa una catenella di separazione per passare al prossimo archetto. Quindi qua di nuovo 5 maglie alte, 7 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e di nuovo 5 maglie alte, sempre in questo archetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Una catenella di separazione e si passa al prossimo archetto. Quindi questa appunto è la lavorazione per tutto il secondo giro: 5 maglie alte, 7 catenelle, 5 maglie alte, tutte dentro lo stesso archetto. Per passare al prossimo archetto una catenella. Ho finito il mio secondo giro. È normale che si arriccia, quindi non vi preoccupate, perché poi dopo, una volta che avremo finito tutti i giri, verrà appunto bene così, bella piatta, ok? Quindi non vi preoccupate se adesso si arriccia tutto il lavoro, è normale. Quindi sono arrivata alla mia fine, ho fatto le ultime 5 maglie basse, faccio una catenella e vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Qui la stessa cosa: chi deve cambiare colore può staccare e andare nell'archetto, perché bisogna lavorare di nuovo qui nell'archetto. Invece per chi come me continua con lo stesso colore ci spostiamo con delle maglie bassissime.
per ogni maglia sottostante facciamo delle maglie bassissime, scusate, fino ad arrivare all'archetto, okay, che ne facciamo ancora una per agganciarci. Adesso in questi archetti che abbiamo fatto di 7 catenelle andiamo a fare subito 3 maglie scusate, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e poi andiamo a fare altre 8 maglie alte, quindi per un totale di 9 maglie alte. 9 maglie alte. Poi facciamo 2 catenelle e di nuovo sempre in questo archetto altre 9 maglie alte. Poi andiamo a metterci qua, tra un gruppo e l'altro, dove avevamo fatto la catenella di separazione, e andiamo a fare una maglia bassa. Quindi andiamo direttamente nell'altro archetto già con la maglia alta. Vedete, facciamo già subito la prima maglia alta e quindi di nuovo qua lavoriamo 9 maglie alte. Fatte 9 maglie alte, di nuovo 2 catenelle e di nuovo 9 maglie alte, sempre nello stesso archetto. Quindi questa è la lavorazione per tutto il terzo giro. Ok, nell'archetto andiamo a fare 9 maglie alte, 2 catenelle, 9 maglie alte e poi andiamo a fare una maglia bassa tra un gruppo e un altro dove abbiamo fatto praticamente la catenella. Ok, quindi continuiamo così per tutto il giro e ci vediamo alla fine. Ho finito anche il mio terzo giro. Ok, ho fatto le 9 maglie alte, le ultime 9 maglie alte, faccio qua in mezzo una maglia bassa e vado a prendere la terza catenella e fare una maglia bassissima. Ok, e quindi vedete, sì, è tutto arricciato, ma dopo lo sistemiamo. Adesso per fare l'ultimo giro andiamo a fare sulle 9 maglie alte che abbiamo fatto sottostanti, andiamo a fare 9 maglie basse. Quindi iniziamo con la prima facendo una catenella e poi andiamo già subito nella seconda e facciamo 9 maglie basse. Arrivate qua all'archetto dove ci sono le 2 catenelle, qua dentro andiamo a lavorare una mezza maglia alta, poi sempre qua dentro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 e un'altra mezza maglia alta. Okay, quindi la sequenza: mezza maglia alta, 3 maglie alte e una mezza maglia alta. E poi andiamo attenzione che qui poi la prima maglia alta si va un po' a nascondere, okay, quindi magari ci spostiamo un po' il lavoro e andiamo di nuovo a prendere qua la prima maglia alta sottostante e a fare le 9 maglie basse. 2 e 9. Adesso qui c'è la maglia bassa che avevamo fatto, questa la saltiamo, non ci facciamo niente e andiamo direttamente a metterci nella prima maglia alta che c'è del secondo gruppetto. Quindi entriamo subito dove c'è la prima maglia alta e facciamo una maglia bassa. Quindi questa è la prima delle 9. Quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9. Quindi di nuovo sono arrivata qui all'archetto, quindi dentro l'archetto una mezza maglia alta, 3 maglie alte, e di nuovo una mezza maglia alta, e rivado a rifare di nuovo le mie 9 maglie basse. Ok, quindi qua dove c'è la maglia bassa non faccio niente e vado a prendere di nuovo dove c'è la prima maglia alta e vado a fare subito una maglia bassa. Quindi questa è la sequenza di tutto quest'ultimo giro, il quarto giro. 9 maglie basse dove ci sono le maglie alte sottostanti, nell'archetto una mezza maglia alta, 3 maglie alte, mezza maglia alta e di nuovo 9 maglie basse sulle 9 maglie alte che ci sono sottostanti. Qua dove c'è la maglia bassa che avevamo fatto non facciamo niente, passiamo direttamente sulla maglia alta del gruppo successivo. Facciamo così per tutto il giro. Sono arrivata alla fine del mio giro, ho fatto le ultime 9 maglie basse e adesso vado semplicemente a chiudere con una maglia bassissima qua dove c'è la prima maglia bassa che avevamo fatto. Quindi possiamo anche tagliare il filo e fare il nodino di sicurezza. Adesso possiamo qua anche sul cerchio magico stringere un po', ok, non tutto, non lo chiudiamo tutto perché poi adesso da qui ci dobbiamo andare a far passare il corpicino della farfalla, quindi non lo chiudiamo tutto, solo un po' che lo stringiamo e andiamo pure a fermare il filo. Quindi nascondiamo anche questo. Quindi adesso non ci resta altro che piegare la nostra farfalla. Vedete, potete scegliere, in questo caso io che ho varie sfumature di colore, posso scegliere se piegarla così, cioè, o così. Vedete, ogni modo che la piego mi viene un diverso, delle diverse sfumature. Vedete, sono molto molto carine fatte così. Invece per chi la fa cioè, normalmente tipo colore così, come la giri giri il colore è sempre quello, cioè non cambia. In questo caso invece che appunto io l'ho fatta così, posso giocare un po', vedete, sui colori, scegliere la parte che mi resterà del davanti e la parte del dietro. Ok, la scelgo così. Quindi arrivata a questo punto, questo lo mettiamo un attimo da parte e facciamo il corpicino. Quindi per fare il corpicino prendiamo appunto il colore nero oppure il marrone, quello che avete. Facciamo, iniziamo con il cappietto iniziale. Anche qua la codina teniamola un pochino più lunga perché poi dobbiamo andarla a fermare dalla parte sotto. Quindi iniziamo facendo 20 catenelle. Ok, fatte le 20 catenelle, andiamo dalla seconda, dall'uncinetto, a fare delle maglie bassissime e andiamo a fare maglie bassissime, ne facciamo 6. Quindi una, 2, 3,
4, 5 e 6. Okay, non so se riuscite a vedere con il nero, però ho fatto 20 catenelle, okay, dall'uncinetto sono ritornata indietro facendo 6 maglie bassissime. Adesso una volta arrivata qua vado a fare altre 6 catenelle, 2, 3, 4, 5 e 6. E di nuovo dalla seconda catenella dall'uncinetto entro dentro e faccio 6 maglie bassissime. Quindi questa è la prima, seconda, terza, quarta, quinta e la sesta la vado a fare dove avevo fatto l'ultima maglia bassissima di questo lato, ok? Quindi vado in questo buchetto qua, vedete qui, quindi vado qui e vado a fare la sesta maglia bassissima e poi vado a continuare a fare tutte le maglie bassissime su tutta la lunghezza che mi è rimasta. Quindi in totale qua adesso vado a fare 13 maglie bassissime. Su ogni catenella vado a fare una maglia bassissima. Quindi una e 13. Ok? Quindi vedete c'è venuto tipo una Y. Quindi possiamo anche tagliare il filo e facciamo il nodino di sicurezza. Prendiamo la nostra farfalla, mettiamo l'uncinetto qua nel buchetto e infiliamo i fili e facciamo entrare, vedete, anche il corpo. Quindi mettiamo dritta la parte così del corpicino del davanti, ok, il mio è così. Qua con la fine del corpicino arriviamo proprio dove ci sono qua le maglie basse, dove c'è l'incavo sia da una parte che dall'altra, e i due filini li facciamo entrare praticamente qua in mezzo. Quindi da una parte facciamo passare il primo filo e qua dall'altra. Quindi avendo i fili sia da una parte che dall'altra, qua andiamo a fare semplicemente 2 nodini. Andiamo a stringere bene, ok? E facciamo 2 nodini. Poi i filini ce li facciamo passare praticamente ai lati adesso delle ali della farfalla e con l'ago andiamo a mettere, a prendere il primo filino, vedete io qua sono sulla parte dell'ala, vedete qua c'è il corpo, ok, questa è l'ala dove c'è il filo, ho fatto i 2 nodini, quindi vado a infilare semplicemente il filo sul corpicino e lo faccio passare dall'altra parte in modo da nascondere un po' il filo. Quindi questo di sinistra l'ho fatto passare qui a destra, adesso questo qua di destra lo faccio passare a sinistra, in modo che fermiamo un po' i fili e si vanno anche a nascondere. Quindi passiamo semplicemente
da una parte all'altra. Ok. E possiamo anche tagliare. Quindi tagliamo uno e tagliamo il secondo. Ok. E ci riapriamo di nuovo la nostra farfallina e la mettiamo dritta. Quindi chi non la vuole fare come calamita, praticamente l'ha già finita. Invece chi volesse farla appunto la calamita come la voglio fare io, prendo la mia calamita, quindi la giro al contrario, ok? Mettiamo dalla parte del rovescio, cioè del dietro. Mettiamo un po' di colla e attacchiamo la nostra calamita. Proprio qua nel mezzo dove c'era, dove c'è l'incavo praticamente, la mettiamo proprio qui. Ok. E quindi abbiamo finito la nostra farfallina. Quindi, come avete potuto vedere, sono molto semplici da fare, veloci e fanno comunque, sono belline, come dicevo prima, da mettere, da attaccare come calamita o anche, perché no, come segnaposto, adesso che stiamo quasi arrivando alla primavera, appunto fare la bella tavola con i cestini di Pasqua che vi ho fatto già vedere, gli ovetti e le farfalline come segnaposto è già una bella tavola apparecchiata. Quindi io vi ricordo che se il progetto vi è piaciuto e ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su se vi è piaciuto il video e attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!